Lezione 1. Legami di amicizia. E Anna, sai, stavo pensando a come alcune persone si avvicinano molto a te. Questo è vero. Queste persone sono spesso quelle che diventano tuoi buoni amici. Esattamente. È interessante come si sviluppano le amicizie nel tempo, vero? Sì, a volte inizia con una semplice conversazione o un interesse condiviso. Giusto. Quale pensi sia la chiave per costruire forti amicizie? Credo che la fiducia e la comunicazione siano essenziali. Essere aperti gli uni agli altri aiuta molto. Sono d'accordo. Inoltre, condividere esperienze può rafforzare questi legami, come fare viaggi insieme. Assolutamente. Le avventure creano ricordi duraturi che potrai custodire per sempre. A proposito di avventure, ti ricordi il viaggio che abbiamo fatto l'estate scorsa? Certo, è stato così divertente. Abbiamo riso e cantato insieme alle nostre canzoni preferite. Quei momenti hanno reso la nostra amicizia ancora più forte. Sembrava di essere una squadra. Sì, e abbiamo imparato a sostenerci a vicenda anche nei momenti difficili. Vero? È importante essere lì per i tuoi amici, soprattutto quando hanno bisogno di incoraggiamento. Esattamente. Penso che sia ciò che rende un'amicizia davvero speciale. Essere lì nel bene e nel male. E anche celebrare i reciproci successi, grandi o piccoli che siano, è importante. Sì, il tifo a vicenda crea un'atmosfera positiva nell'amicizia. Hai altre qualità che ritieni importanti in un buon amico? Penso che un buon senso dell'umorismo sia fantastico. Rende tutto più piacevole. Questo è un punto fantastico. Le risate possono alleggerire qualsiasi situazione e avvicinare gli amici. Adoro il modo in cui le amicizie possono evolversi nel tempo. Alcune amicizie diventano più profonde man mano che cambiamo. Esattamente. È meraviglioso vedere come le persone si connettono nelle diverse fasi della vita. Sì, il viaggio dell'amicizia è sempre emozionante e pieno di sorprese. Lo è davvero. Sono grato per le amicizie che abbiamo costruito lungo la strada. Lezione 2. Dilemmi di viaggio. E Anna, stavo pensando di fare un viaggio, ma sono indeciso tra due opzioni, Scozia o Italia. Entrambi i posti sembrano fantastici. Cosa ti piace della Scozia? I meravigliosi paesaggi e la ricca storia della Scozia mi affascinano davvero. I castelli sono affascinanti. Sì, e le Highlands sembrano mozzafiato. Hai pensato di visitare luoghi specifici? Mi piacerebbe vedere Edimburgo e magari esplorare l'isola di Skye. Che ne dite dell'Italia? L'Italia ha un'arte incredibile e cibo delizioso. Inoltre, città come Roma e Firenze sono piene di cultura. Vero, l'architettura è bellissima e non posso resistere all'idea di assaggiare l'autentica pizza italiana. Oh, sicuramente. E non dimentichiamo il gelato. Qual è il tuo gusto preferito? Penso che sceglierei il pistacchio. Che ne dici di te? Adoro la stracciatella. È così cremoso con quei pezzetti di cioccolato.
Sembra delizioso. Quindi, cosa pensi che mi aiuterebbe a decidere tra i due? Forse considera che tipo di esperienza desideri. Avventura nella natura o immersione culturale? Questo è un buon punto. Amo le attività all'aperto, ma mi piace anche esplorare l'arte e la storia. Perché non combinarli entrambi? Potresti iniziare da un posto e poi viaggiare verso l'altro. È un'ottima idea. Un viaggio con più destinazioni potrebbe darmi il meglio di entrambi i mondi. Esattamente. Potresti fare un'escursione in Scozia e poi assaporare la cucina italiana nelle città. Lo adoro. Sembra l'avventura perfetta. Cosa sceglieresti se dovessi scegliere? Onestamente, preferirei l'Italia per il cibo, ma anche la Scozia per il paesaggio è allettante. È una scelta così difficile. Forse dovrei cercare i periodi migliori per visitare ogni luogo. Sicuramente. La ricerca del tempo e degli eventi locali può aiutarti a prendere una decisione più informata. Lo farò. Grazie per il consiglio, Anna. Sono più entusiasta di pianificare ora. Lezione 3. La rivoluzione della ricerca. E Anna, ho letto di come la ricerca sia diventata centrale in questa rivoluzione. Interessante. Sembra che la ricerca sia più formalizzata e complessa che mai. Esattamente. Ci sono così tante metodologie e framework che i ricercatori usano oggi. Lo so, può essere difficile stare al passo con tutte le nuove tecniche e strumenti. Giusto? Ma penso che sia anche eccitante. I progressi possono portare a scoperte rivoluzionarie. Assolutamente. Hai visto come si è evoluta l'analisi dei dati negli ultimi anni? Sì, con i big data, i ricercatori possono analizzare rapidamente grandi quantità di informazioni. Questo è un punto di svolta. Consente risultati più accurati e approfondimenti più approfonditi. E per quanto riguarda la collaborazione, i ricercatori stanno lavorando insieme in diversi campi più che mai. Sì, la ricerca interdisciplinare può portare a soluzioni innovative a problemi complessi. È affascinante come diverse prospettive possano migliorare il processo di ricerca. Sicuramente. È come combinare i pezzi di un puzzle per vedere il quadro più ampio. A proposito di articoli, cosa ne pensi dell'ascesa della citizen science? Lo adoro. Coinvolge il pubblico nella ricerca e amplia il pool di dati raccolti. Giusto? Consente alle persone di contribuire a progetti significativi. E aumenta la consapevolezza su questioni importanti, come il cambiamento climatico o la biodiversità. Esattamente. Rende la scienza più accessibile e inclusiva. Pensi che ci siano delle sfide legate a questa tendenza? Sì, il controllo di qualità può essere un problema. Garantire l'accuratezza dei dati è fondamentale. Buon punto. Ma con linee guida adeguate, può essere molto efficace. Sono d'accordo. Si tratta di trovare un equilibrio tra partecipazione e rigore nella ricerca.
È un momento emozionante per la ricerca. Non vedo l'ora di vedere cosa mi riserva il futuro. Anch'io. Le possibilità sono infinite ed è fantastico far parte di questa rivoluzione. Lezione 4. Decluttering Dreams. E Anna, ultimamente stavo pensando di riordinare le nostre case. Sembra fantastico. Ho sempre voluto creare uno spazio più organizzato. Esattamente. Può essere piacevole chiarire cose che non ci servono più. Di sicuro. Qual è la tua strategia per avviare un progetto di decluttering? Mi piace occuparmi di una stanza alla volta. In questo modo sembra meno opprimente. Questo è un approccio intelligente. Ho sentito che anche la regola uno dentro, uno fuori è utile. Sì, se porti qualcosa di nuovo in casa, lasci andare qualcosa di vecchio. È un ottimo modo per evitare che il disordine si accumuli nuovamente. Hai un'area preferita in cui riordinare? Penso che il mio armadio richieda la massima attenzione. Ho vestiti che non indosso da secoli. Lo stesso qui. Conservo sempre i vestiti per motivi sentimentali, anche se non li indosso. Capisco. A volte è difficile lasciarsi andare. Forse fotografarli potrebbe aiutare. È un'idea intelligente. Puoi conservare i ricordi senza gli oggetti fisici. Esattamente. E che mi dici dei libri? Ne ho così tanti che ho letto solo una volta. Anche i libri sono complicati. Cerco di conservare solo quelli che amo veramente o ho intenzione di rileggere. Questo ha senso. Penso che una donazione sarebbe un'ottima opzione per chi non mi serve. Sì, le donazioni possono aiutare gli altri e allo stesso tempo creare spazio nella tua casa. È una situazione vantaggiosa per tutti. Qual è il tuo consiglio preferito per organizzare le cose? Adoro usare i contenitori. Fanno sembrare tutto ordinato e facile da trovare. Questo è un ottimo consiglio. Dovrei investire in alcuni bidoni per aiutarmi con l'organizzazione. Assolutamente. E etichettarli può rendere ancora più facile localizzare le cose. Lo proverò sicuramente. Dopotutto, il decluttering potrebbe trasformarsi in un progetto divertente. Può davvero esserlo. Basti pensare alla soddisfazione di uno spazio pulito e organizzato. Non vedo l'ora di iniziare. Un ambiente fresco sarà così gratificante. Lezione 5. Strategie antistress. E Anna, ultimamente mi sento un po' stressata e ho bisogno di trovare modi per alleviarlo. Ti capisco benissimo. Pratico la respirazione profonda e l'esercizio fisico per aiutarmi a rilassarmi. La respirazione profonda sembra efficace. Come lo incorpori nella tua giornata? Di solito dedico qualche minuto al mattino per concentrarmi sul respiro prima di iniziare la giornata. È un'ottima idea. Hai una tecnica specifica che segui? Sì, inspiro profondamente contando fino a 4, trattengo per 4 ed espiro per 4. È calmante. Dovrò provarlo.
Che tipo di esercizio trovi più utile per alleviare lo stress? Adoro andare a correre. Mi schiarisce la mente e migliora il mio umore. Correre è fantastico. Preferisco lo yoga perché combina stretching e consapevolezza. Lo yoga è meraviglioso per il relax. Hai una posa preferita? Mi piace molto la posa del bambino. È così confortante e radicata. È una buona scelta. Mi piace la warrior pose per aumentare la forza e la fiducia. La forza e la fiducia sono essenziali. Hai altri modi per rilassarti? Mi piace anche ascoltare musica o leggere un buon libro. Mi trasportano in un altro mondo. La musica è una grande evasione. Che tipo ascolti quando hai bisogno di rilassarti? Preferisco la musica strumentale dolce o i suoni rilassanti della natura. Mi aiutano a concentrarmi. Anch'io amo i suoni della natura. Creano un'atmosfera pacifica. Che ne dite della meditazione? Sì, cerco di meditare per qualche minuto al giorno. Mi aiuta davvero a concentrare i miei pensieri. Sembra utile. Ho sentito che le meditazioni guidate possono essere ottime per i principianti. Assolutamente. Sono disponibili molte app con sessioni guidate per esigenze diverse. Ci darò sicuramente un'occhiata. È bello sapere che ci sono varie opzioni per alleviare lo stress. Di sicuro. Ognuno ha i propri metodi e si tratta di trovare ciò che funziona per te. Esattamente. Sono entusiasta di esplorare queste idee e creare la mia routine per alleviare lo stress. Lezione 6. Elementi essenziali per l'idratazione. E Anna, stavo pensando di rimanere idratata ultimamente. Sembra fantastico. Hai una bottiglia d'acqua preferita che usi? Sì, ho una bottiglia d'acqua resistente e isolata. Mantiene fredde le mie bevande tutto il giorno. È fantastico. Anch'io adoro le bottiglie isolanti. Fanno una grande differenza. Assolutamente. Che tipo usi? Ne ho uno in acciaio inossidabile che è davvero leggero e facile da trasportare. Comodo. Preferisci bere acqua naturale o aggiungi qualcosa? Mi piace aggiungere fette di limone o foglie di menta per un tocco rinfrescante. E tu? Mi piace infondere nella mia acqua frutta come bacche o cetrioli. È così gustoso. Sembra delizioso. L'acqua infusa può anche incoraggiarti a bere di più. Esattamente. Rende l'idratazione più piacevole. Porti la tua bottiglia ovunque? Sì, lo porto sempre con me, sia che sia al lavoro che durante l'allenamento. Lo stesso qui. Avere acqua a portata di mano è essenziale, soprattutto quando fa caldo. Sicuramente. Rimanere idratati aiuta a mantenere i livelli di energia durante il giorno. Ho letto che bere abbastanza acqua può anche migliorare la concentrazione. Sì,
L'idratazione è fondamentale per la funzione cerebrale. È incredibile come ci influenza. Qual è il tuo obiettivo per l'assunzione giornaliera di acqua? Il mio obiettivo è di bere circa 2 litri al giorno. Sembra molto, ma è gestibile. È un buon obiettivo. Cerco di bere almeno 8 bicchieri al giorno. È un ottimo bersaglio. Hai mai provato a utilizzare un'app per il monitoraggio dell'acqua? Non l'ho fatto, ma ho sentito che possono essere davvero utili per tenere traccia. Possono ricordarti di bere acqua regolarmente, il che è super utile. Dovrei indagare su questo. Potrebbe aiutarmi a mantenere un livello più costante di idratazione. Lezione 7. L'impatto del cambiamento. E Anna, hai sentito delle recenti modifiche apportate da Nike? Sì, è intrigante, ma l'effetto complessivo di questi cambiamenti non è ancora noto. Esattamente. È affascinante vedere come un marchio così grande si adatta. Cosa ne pensi? Penso che potrebbe avere impatti sia positivi che negativi sulla loro immagine e sulle vendite. Di sicuro. Diversi gruppi in tutto il mondo controllano regolarmente le prestazioni di Nike. Questo è vero. Probabilmente vogliono vedere come questi cambiamenti influiscono sul comportamento dei consumatori. Pensi che i cambiamenti siano guidati principalmente dalle tendenze del mercato? Sicuramente. Le aziende devono rimanere pertinenti e reattive alle esigenze dei clienti. È interessante la rapidità con cui le tendenze possono cambiare. Hai notato dei cambiamenti specifici? Sì, ho visto un'attenzione alla sostenibilità e ai materiali ecologici nei loro prodotti. È una mossa intelligente. Molti consumatori stanno diventando più attenti all'ambiente. Assolutamente. I marchi che danno priorità alla sostenibilità spesso attraggono clienti fedeli. Pensa che gli sforzi di Nike ispireranno altre aziende a seguire l'esempio. Credo di sì. Quando un marchio leader apporta dei cambiamenti, gli altri spesso se ne accorgono e si adattano. È un effetto domino. Cosa ne pensi dell'equilibrio tra profitto ed etica? È un equilibrio difficile. Le aziende devono essere redditizie, ma anche responsabili. Sono d'accordo. I consumatori sono sempre più alla ricerca di marchi in linea con i loro valori. Sì, è bello vedere più persone che sostengono pratiche etiche negli affari. Spero che questi cambiamenti portino a un cambiamento positivo nel settore in generale. Anch'io. È emozionante pensare al potenziale impatto sulle generazioni future. Sicuramente, il cambiamento può portare all'innovazione e a pratiche migliori per tutti. Lezione 8. Storie di avventura. E Anna, ho appena letto un'incredibile storia d'avventura su un commerciante di pellicce. Sembra eccitante. Cosa gli è successo? Stava navigando tra rapide e rocce alla massima velocità quando ha dovuto affrontare una situazione pericolosa. Wow, deve essere stato intenso. È riuscito a uscirne sano e salvo?
Sì, ma è stato ritrovato qualche giorno dopo in condizioni molto ruvide. È incredibile quanto fosse resistente. È incredibile. È affascinante come le persone possano sopravvivere a condizioni così estreme. Assolutamente. La storia ha evidenziato le sfide della natura selvaggia e lo spirito di avventura. Adoro le storie del genere. Possono essere così stimolanti. Ti piace leggere spesso libri di avventura? Lo faccio. Mi trasportano in mondi diversi e mi fanno apprezzare di più la natura. Lo stesso qui. Trovo emozionanti le storie d'avventura. Spesso hanno anche ottime lezioni sulla perseveranza. Esattamente. L'esperienza del commerciante di pellicce gli ha insegnato molto sulla sopravvivenza e sull'adattabilità. Quali altri elementi della storia ti hanno colpito? Il lavoro di squadra tra i trader è stato impressionante. Contavano l'uno sull'altro per la sicurezza. Il lavoro di squadra è fondamentale nelle situazioni difficili. Può davvero fare la differenza. Sicuramente mostra come la collaborazione può portare a risultati migliori. Hai mai avuto un'avventura tutta tua che sia stata memorabile? Sì, ho fatto un'escursione l'estate scorsa e mi sono perso per un po'. È stato allo stesso tempo spaventoso ed esilarante. Sembra una vera avventura. Come hai ritrovato la via del ritorno? Ho usato il GPS del mio telefono e ho ripercorso i miei passi. Mi ha insegnato a essere più preparato la prossima volta. Ottimo pensiero. È sempre bello avere un piano, soprattutto all'aperto. Di sicuro. Ora porto con me una mappa e rifornimenti extra ogni volta che vado a fare un'escursione. Lezione 9. Piani per caffetterie. E Anna, non vedevo l'ora che arrivasse il nostro appuntamento con il caffè. Perfetto. Spero che non sia troppo affollato quando arriveremo. Anch'io. Amo un'atmosfera rilassata in cui possiamo chiacchierare comodamente. Esattamente. Hai in mente una caffetteria preferita? Stavo pensando a quel nuovo posto in centro. Ne ho sentito parlare benissimo. Oh, ne ho sentito parlare. Cosa ti piace di più? L'atmosfera sembra invitante e hanno un'ampia varietà di bevande tra cui scegliere. Sembra meraviglioso. Mi piace provare nuovi gusti di caffè. Qual è il tuo ordine preferito? Di solito mi limito a un latte macchiato classico, ma sono aperto a provare qualcosa di nuovo. Dovresti. Potrebbero avere sapori stagionali unici. Hai mai provato un latte aromatizzato? Sì, una volta ho mangiato un latte speziato alla zucca ed era delizioso. Sono così popolari. Adoro riceverli in autunno. Che mi dici dei pasticcini? Non posso resistere a un buon croissant. Hai un dolce preferito? Adoro i croissant alle mandorle. Sono così friabili e gustosi. Sembra incredibile. Dovremmo assolutamente prenderne qualcosa da condividere. Ottima idea! Renderà la nostra esperienza con il caffè ancora migliore.
Hai intenzione di portare un libro o qualcosa da leggere mentre siamo lì? Potrei portare un romanzo che sto leggendo. È bello godersi una bella storia con un caffè. Sembra perfetto. Adoro il modo in cui le caffetterie possono essere luoghi accoglienti per la lettura. Sì, inoltre, è un ottimo modo per rilassarsi e godersi un po' di tranquillità. Non vedo l'ora. Incontriamoci al bar e godiamoci un buon drink e chiacchieriamo. Lezione 10. Delitto e conseguenze. E Anna, di recente ho visto un documentario sulla criminalità e il suo impatto sulle comunità. Sembra interessante. Qual era l'obiettivo principale del documentario? Ha esplorato come determinati crimini possono rimodellare i quartieri e la vita dei residenti. Questo è un argomento potente. Hanno fornito esempi di reati specifici. Sì, hanno descritto una rapina che ha scioccato l'intera comunità. È stato un campanello d'allarme per tutti. Posso immaginare. È pazzesco come un incidente possa cambiare la percezione della sicurezza delle persone. Esattamente. Il documentario menzionava come la paura possa impedire alle persone di partecipare agli eventi della comunità. Questo ha senso. Quando le persone non si sentono al sicuro, si ritirano dall'ambiente circostante. Giusto. Il narratore ha detto che crea un ciclo di isolamento che può portare a più criminalità. È un ciclo preoccupante. Sono state proposte delle soluzioni nel documentario? Sì, hanno suggerito programmi comunitari che incoraggiano i vicini a connettersi e sostenersi a vicenda. Sembra un ottimo approccio. Costruire relazioni può aiutare a ridurre i tassi di criminalità. Assolutamente. Sembra che quando le persone si conoscono, si prendano cura l'una dell'altra. Sono d'accordo. La fiducia all'interno di una comunità può creare un ambiente più sicuro per tutti. Il documentario ha anche evidenziato l'importanza di coinvolgere le forze dell'ordine locali negli eventi comunitari. È una buona idea. Quando le persone vedono la polizia come parte della comunità, può creare fiducia. Sicuramente aiuta a umanizzare la polizia e incoraggia una comunicazione aperta. Hanno citato qualche esempio di successo di questa strategia? Hanno parlato di un programma di sorveglianza di quartiere che ha ridotto significativamente la criminalità in un'area. Questo è stimolante. Dimostra che le misure proattive possono portare a cambiamenti positivi. Sì, è stato un promemoria del fatto che tutti possono svolgere un ruolo nella creazione di una comunità più sicura. Lezione 11. Vestirsi per avere successo. E Anna, stavo pensando alla mia prossima intervista. È eccitante. Hai già scelto cosa indossare? Ho un bel vestito, ma mi chiedo se devo includere il costo del lavaggio a secco del mio abbigliamento da lavoro. Bella domanda. È importante apparire nitidi e professionali. Cosa ne pensi? Sono d'accordo. Un abito pulito può fare un'ottima prima impressione, ma è necessario menzionare il costo? Dipende dal contesto. Se si tratta di una spesa legata al lavoro, potrebbe valere la pena includerla.
Questo ha senso. Voglio dimostrare che prendo sul serio il mio aspetto. Assolutamente. Rispecchia la tua professionalità e attenzione ai dettagli. Ti sei mai dovuto preparare per una grande intervista? Sì, ricordo di aver indossato un abito su misura che mi faceva sentire sicura di me. Mi ha davvero aiutato. La fiducia è fondamentale. Spero che il mio abito faccia lo stesso per me. Dovrebbe. Assicurati solo che anche tu ti senta a tuo agio. Il comfort è importante. Non voglio farmi distrarre da un abito che non mi sta bene. Esattamente. È difficile concentrarsi se si è preoccupati per il proprio abbigliamento. Prenderò in considerazione anche le mie scarpe. Possono davvero completare il look, non credi? Sicuramente. Anche le scarpe lucide mostrano attenzione ai dettagli. Che stile hai in mente? Ho delle scarpe classiche in pelle che dovrebbero abbinarsi perfettamente alla tuta. Ottima scelta. Gli stili classici sono sempre una scommessa sicura per le interviste. Spero che vada tutto bene. Qualche consiglio dell'ultimo minuto per me? Sii te stesso e ricordati di sorridere. Aiuta a rilassare i nervi. Grazie Anna. Lo terrò a mente mentre mi preparo. Lezione 12. Pianificazione anticipata. E Anna, ho appena ricevuto i dettagli del progetto e sembra tutto a posto. È bello sentirlo. Qual è il passo successivo? Organizziamo un incontro la prossima settimana per finalizzare tutto. Come suona? Sembra perfetto. Qual è il giorno migliore per te? Sono disponibile il martedì e il giovedì. Quale preferisci? Penso che martedì sarebbe meglio. Ci dà il tempo di prepararci. Buona idea. A che ora dobbiamo puntare? Che ne dici delle 10 del mattino? In questo modo, possiamo iniziare la giornata da zero. Le 10 del mattino funzionano per me. Ci vediamo al solito bar? Sì, adoro quel posto. È accogliente e ottimo per il brainstorming. Esattamente. Pensa che dovremmo preparare un ordine del giorno per la riunione? Sicuramente. Avere un'agenda ci manterrà concentrati e ci assicurerà di coprire tutto. Posso redigerlo e condividerlo con voi prima della riunione. Sembra un piano. Quali argomenti dovremmo includere? Dovremmo discutere degli obiettivi del progetto, delle tempistiche e di eventuali sfide potenziali. Buoni punti. Possiamo anche parlare dei ruoli e delle responsabilità del team. Sì, chiarire i ruoli aiuterà a evitare confusione in seguito. E dovremmo concedere tempo anche per le domande. È importante che tutti si sentano ascoltati. Assolutamente. Voglio assicurarmi che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda. Grazie per aver guardato. Iscriviti, metti mi piace e condividi i nostri video e canali.